Immagina di vivere una vita apparentemente perfetta, per poi scoprire che tutto è una bugia. Questo è esattamente ciò che mi è successo. Oggi ti racconto la storia di come ho scoperto il tradimento di mia moglie dopo 11 anni di matrimonio e cosa ho fatto per affrontarlo. Rimani con me perché quello che ho scoperto ti lascerà senza parole. Ero sposato da 11 anni quando scoprì che mia moglie mi tradiva. Il tradimento fu più doloroso di qualsiasi altra cosa avessi mai provato prima e mi lasciò furioso. Ma poi qualcosa dentro di me cambiò. Quella rabbia si trasformò lentamente in vendetta. Era un piano freddo e calcolato che avevo ideato nei giorni e nelle settimane successive al nostro divorzio. Sapevo che la vendetta era l'unico modo per ottenere una sorta di chiusura. Ma volevo anche che provasse il dolore di quanto mi avesse ferito. Mia moglie lavorava come toelettatrice per cani. Guadagnava piuttosto bene, mentre io lavoravo come direttore di un negozio di Staples. Non guadagnavo quanto mia moglie, ma me la cavavo. Possedevo anche alcune case come proprietà di investimento. Mio padre ed io eravamo partner in questa impresa. Pensavo che il nostro matrimonio fosse solido e non ci fossero problemi. Andavamo insieme al cinema e provavamo nuovi ristoranti. Facevamo delle fughe nel weekend, insomma, tutto sembrava normale. Mia moglie era molto appassionata di tecnologia, ma quando ci siamo conosciuti non stava molto al telefono. Potevo contare su una mano quante volte fosse stata al telefono quando trascorrevamo del tempo insieme. Anche quando iniziò la sua attività di toelettatura per cani, l'uso del suo telefono non era un problema. Quando il suo lavoro decollò, l'uso del telefono aumentò, ma era comprensibile. E per me andava bene. La sua giornata iniziava intorno alle 9 del mattino con i clienti. Quando tornava a casa, anche dopo le 8 di sera, riceveva ancora occasionalmente dei messaggi da parte dei clienti. Alcuni dei suoi clienti la raccomandavano ad altri e quindi riceveva chiamate e messaggi anche da loro. Ero felice per lei e lei era entusiasta. Alcuni di quei clienti erano più di semplici clienti. Tutto iniziò circa 11 mesi dopo che la sua attività cominciò a riscuotere molto successo. Quando camminava per casa aveva sempre il telefono in mano, cosa che faceva raramente prima. La maggior parte delle volte lo lasciava da qualche parte e quando sentiva un messaggio arrivare lo andava a prendere. Ma iniziò a ricevere messaggi anche a tarda notte, cosa che trovavo sospetta, e non persi tempo a confrontarla su questo. Una notte, mentre eravamo a letto, le chiesi perché fosse ancora al telefono così tardi. Le dissi che sembrava sospetto. Lei mi passò il telefono, cosa che mi sorprese, e mi disse di controllarlo. Poi si girò e si addormentò. Dopo di ciò mi sentii uno stupido perché non trovai nulla. Mi sentii in colpa per non aver avuto fiducia in mia moglie, ma l'uso del telefono a tarda notte non diminuì. Rimase lo stesso e non le chiesi più nulla. Un giorno, dopo il lavoro, andai a casa di mio padre. Siamo molto legati e gli raccontai delle mie preoccupazioni riguardo all'uso eccessivo del telefono di mia moglie. Mio padre mi disse che se sospettavo qualcosa, dovevo investigare prima, se possibile. Poi parlarne solo quando avessi trovato qualcosa per sostenere i miei sospetti. Mio padre aveva ragione. Dovevo scavare quanto più possibile in modo discreto. Esaminai i suoi profili sui social media e controllai le bollette del telefono, ma non trovai nulla di concreto. C'erano alcuni numeri che sembrava stesse contattando spesso, ma non portarono a nulla. Nei 30 giorni successivi, più o meno la stessa cosa, ma l'uso del telefono peggiorò. Ora lo usava anche mentre guardavamo un film, durante una cena in un bel ristorante e persino durante i nostri viaggi. Quando era al lavoro, decisi di assumere un investigatore privato per continuare da dove mi ero fermato. Non trovai molto, così gli consegnai tutto. Non volevo trascinare la situazione più a lungo. Avevo bisogno di rasserenarmi. Diedi all'investigatore tutte le informazioni, il tipo di macchina che guidava, alcuni indirizzi dei clienti e i clienti che frequentava di più. Nel frattempo continuai a recitare il ruolo del marito solidale. Circa 3 settimane dopo ricevetti una chiamata dall'investigatore privato. Mi disse che aveva molte cose da mostrarmi. Mi accordai subito per incontrarlo dopo il lavoro una sera. Ciò che mi mostrò mi sconvolse oltre ogni immaginazione.
Le prove mostravano mia moglie in un'occasione mentre aspettava che la moglie di un cliente uscisse di casa. Erano clienti e avevano dei cani. Ma quando la moglie di quell'uomo se ne andò, mia moglie lo raggiunse e lo baciò. Si guardarono intorno per assicurarsi che nessuno li avesse visti baciarsi. Oh, non aveva ancora finito. Fece la stessa cosa con un altro cliente. Ma stavolta la moglie di quest'uomo viaggiava e stava via per settimane intere. Il mio investigatore privato fu fenomenale e non mi fece pagare per il lavoro extra svolto. Non si limitò a sorvegliare mia moglie. Fece fare delle indagini anche sugli uomini con cui mia moglie si stava vedendo. Si scoprì che entrambi gli uomini frequentavano altre donne oltre a mia moglie. Dopo aver visto tutto ciò, ero devastato. Allo stesso tempo, feci preparare all'investigatore privato una copia di tutte le prove. Contattai immediatamente un avvocato per discutere cosa mi avrebbe comportato il divorzio. Essendo sposati in Mississippi, l'avvocato mi disse che potevo chiedere il divorzio per adulterio. Mi disse anche che potevo citare in giudizio i partner della relazione di mia moglie. Iniziammo a parlare di finanze. Gli dissi che mio padre ed io possedevamo alcune case in affitto e che avevo un lavoro a tempo pieno. Senza contare i redditi da affitto, guadagnavo circa $60.000 l'anno. Mia moglie era al secondo anno della sua attività e guadagnava circa $90.000 l'anno. Dissi all'avvocato che volevo chiedere l'assegno di mantenimento, se possibile, e metà dell'equity nella casa che possedevamo. Dopo aver avviato il processo di divorzio, andai subito a casa e impacchettai alcune cose. Mia moglie non era a casa. A quel punto non mi importava dove fosse. Dissi subito a mio padre che mi sarei trasferito in una delle case vuote che possedevamo. Rimase scioccato e mi disse che era molto dispiaciuto di sentire la notizia. Dopo aver parlato con mio padre, apportai alcune modifiche alle mie finanze che coinvolgevano mia moglie. Chiusi 2 carte di credito di cui lei era utente autorizzata. La rimosso come beneficiaria della mia polizza assicurativa. Avevamo solo un conto corrente comune, che aveva un saldo minimo, mentre il resto dei nostri conti era separato. Non tornai mai più a casa dopo aver scoperto che mia moglie mi tradiva. Lei fu incessante nel cercare di parlare con me, ma ignorai tutti i suoi messaggi e chiamate. Un giorno, mentre uscivo dal lavoro, vidi la sua macchina nel parcheggio. Uscì e si avvicinò a me. Le dissi di andarsene e che non avevo nulla da dirle. La sua espressione era scioccata. Si rimise subito in macchina e se ne andò. Circa 3 settimane dopo, le furono consegnati i documenti per il divorzio. A quel punto iniziò a mandarmi messaggi offensivi, dicendo che era contenta di avermi tradito. Mi accusava di essere noioso e di non essere un vero uomo. Ma io non risposi e non mi vendicai tramite messaggi. Avevo già un piano per lei. Durante l'udienza per il divorzio mi furono assegnati $900 al mese di alimenti per 5 anni. Quando vendemmo la casa avremmo diviso l'equity e ognuno avrebbe ottenuto circa $70.000. Ora era il momento della mia vendetta. Ricordi le copie delle prove che avevo fatto preparare dall'investigatore privato? Lui si prese la libertà di scoprire dove lavoravano le mogli dei 2 uomini. Entrambe viaggiavano molto, ma avevano uffici locali. Inviammo pacchi alle loro mogli, rivelando ciò che i loro mariti facevano quando erano via. Non ricevetti mai una risposta dalle mogli, ma scoprii che l'attività di mia moglie stava crollando. Apparentemente, le mogli avevano lasciato recensioni negative su Google e Yelp. Non so se questo abbia avuto un impatto, ma successivamente feci causa ai 2 uomini con cui mia moglie mi tradiva. In Mississippi c'è una legge sull'alienazione dell'affetto. Non ne avevo mai sentito parlare, ma una volta scoperto cosa fosse, ero deciso a procedere. Non so se otterrò qualcosa. Il massimo che potrebbe succedere è che ottenga una sentenza favorevole, ma è improbabile che paghino. Dopo tutto questo, cambiai numero di telefono e lo diedi solo a mio padre e a pochi amici. E dopo tutto questo, come avresti reagito tu? Scrivimi nei commenti, sono curioso di sapere le vostre opinioni. Se ti è piaciuta questa storia, lascia un like e iscriviti al canale per non perderti altre storie incredibili. A presto!